Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche spirituali per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta del sole, amici del Sagittario. Arriva la chiarezza mentale, arriva la crescita, la comprensione e direi anche la gioia, perché il sole è una carta di felicità e potrebbe anche essere un momento dedicato agli amici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e ci sono anche i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Sempre in descrizione trovate anche il link per il corso di tarocchi di livello intermedio che si aprirà a gennaio 2026. Sono già attive le iscrizioni e comunque per ogni informazione aggiuntiva potete scrivermi una mail oppure guardare la pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono i movimenti a livello spirituale del prossimo semestre. Allora, partiamo con un re di coppe, una regina di denari, un 9 di spade, dieci di spade, asso di coppe, cavaliere di pentacoli, e torre, là là. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' com'è il movimento energetico e da questa lettura capiremo qual è il movimento più importante del periodo e in un secondo momento andiamo a vedere quando succede che cosa, cioè cercherò di dirvi di quello che abbiamo visto in questa prima linea quando succederà, quindi ci sarà come una scansione temporale degli avvenimenti. Allora, partiamo da questo re di coppe, 5 di pentacoli, e regina di coppe. Voglio andare a vedere anche la regina di pentacoli. Amanti e 7 di pentacoli. Sembrerebbe quasi dobbiate elaborare come un distacco. Per qualcuno potrebbe essere un distacco dai genitori, per qualcun altro potrebbe essere un distacco da qualche amico. Andiamo a vedere il 9 di spade. 6 di bastoni. Guardate, vi dirò che potrebbe anche essere potrebbe riguardare una relazione romantica.
come vi ho già accennato prima. Cioè qui la sensazione che ho è che ci sia una relazione che non è per niente in equilibrio, che anzi è o in carenza o è una relazione di codipendenza. E, e sento che avete come bisogno di ritrovare un po' il potere personale all'interno di questa situazione o di questa relazione. Guardate, si è girata di nuovo la regina di pentacoli, che è quella che stavo guardando qui. Cioè, è come se aveste bisogno di riprendervi il vostro potere personale, di prendere in mano le questioni pratiche della vostra vita, perché effettivamente avete un 5 di pentacoli, quindi c'è come qualche carenza materiale, che sì, alle volte parla di carenze economiche, però non necessariamente, cioè nel senso una carenza materiale può anche essere una cattiva alimentazione, per esempio. E quindi c'è come da prendersi più cura di se stessi. Vedo che ci sono parecchi pensieri che vi attanagliano la mente con questo 9 di spade. Però io ho anche la sensazione che ci sia come la necessità di portare a galla questi pensieri. Potrebbe anche fare riferimento, ragazzi, al fatto che avete bisogno di sentirvi riconosciuti, visti, apprezzati dall'altra persona e che questi amanti al contrario parlino proprio di una sorta di disequilibrio nel dare e ricevere. Potrebbe anche essere, ripeto, poi usciranno altre due letture, una sull'amore e amore e affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Quella generale invece la trovate già nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Andate a vedere poi quella sull'amore, però il movimento spirituale che secondo me dovrete vivere in questo periodo è un movimento interno sul che cosa voglio io, come mi sento con questa persona, come posso riequilibrare la situazione, come posso riprendere in mano la mia vita per certi versi, la mia materialità può essere un'alimentazione, quindi diventare una miglior madre di me stesso o di me stessa, quindi magari mangiare meglio, nutrirmi meglio, curare di più il mio corpo fisico, curare di più anche l'immagine, però per qualcuno è proprio la parte economica. Tutto quello che ha a che vedere con la materia. Andiamo a vedere il 10 di spade. Allora abbiamo un cavaliere di coppe e un mondo. Allora, sembra esserci come un riavvicinamento, se vogliamo, in questa relazione, in questa situazione, perché ehm, secondo me esporrete, parlerete di quello che vi fa star male, di quello che vi preoccupa, di quello che non vi fa dormire, dei sensi di colpa che magari avete vecchi, di quello che non pensate di riuscire a fare. Cioè, secondo me c'è come una proposta di tregua, di chiudere un certo tipo di capitolo, ok? Quello che è stato, lasciamocelo indietro, ricominciamo da capo. Andiamo a vedere l'asso, perché secondo me il problema qua è di fiducia nei confronti dell'altra persona, è come se non vi fidasse di quello che dice o di quello che potrebbe fare. Effettivamente c'è questo nuovo inizio, ma è molto, ehm, mi verrebbe da dire incanalato, cioè molto controllato, ecco. Ci sono dei paletti molto alti, anche il re di spade è una di quelle figure che dà le regole. Quindi c'è come un nuovo inizio, secondo me, un nuovo tentativo di fiducia nei confronti di questa persona piuttosto che di questa situazione o relazione. Devo dire che le cose potrebbero effettivamente con questo cavaliere di pentacoli iniziare ad andare per il verso giusto.
Abbiamo un re di bastoni, un 3 di pentacoli e un 3 di coppe, c'è come questa sorta di espansione, se vogliamo. Andiamo a vedere la torre. 9 di spade e papa. Sì, ragazzi, vi arriva la chiarezza mentale. Tale chiarezza mentale è dovuta a questa relazione. Quello che qui, secondo me, non volevate interrompere e in qualche modo si cerca di aggiustare, io credo che con la carta della torre e soprattutto il papa al contrario arriverete ad avere in testa chiaramente qual è la scelta giusta da prendere in questa situazione o in questa relazione. Se fosse una relazione romantica potrebbero esserci 3 persone. E anche qui abbiamo un 3 di coppe. Quindi se per caso è arrivata una delusione, adesso andiamo a vedere poi quando succede che cosa, cerco di dirvelo. Però io ho come la sensazione che potrebbe arrivarvi effettivamente una delusione, potrebbe esserci come il tentativo di riparare a questa delusione e in apparenza secondo me le cose potrebbero anche funzionare, però poi alla fine io credo che deciderete con questa torre di rompere certi schemi di comportamento, rompere certe tradizioni, rompere certe relazioni. E ve lo dico perché c'è il Papa al contrario, di solito quando il Papa è al contrario parla di divorzio, di separazione. Quindi, sia che sia una situazione magari lavorativa o una situazione più romantica, tutto questo processo vi serve per analizzare il modo in cui pensate. Mi viene anche da dire quello di cui avete bisogno ed è come se vi rendeste conto che effettivamente l'altra persona non è così ben disposta come lo siete voi. Nonostante, perché qua vedo come se faceste dei sacrifici. Però sento che l'altra persona è un po' incostante, è assente, certe volte lascia la comunicazione così a metà, quindi se effettivamente vi interessa la persona e volete trovare un nuovo punto di incontro, che è quello che vedo qui, si tratta di mettere dei paletti chiari. Le cose potrebbero iniziare o andare avanti molto lentamente. Vi dico che voi continuerete a essere allerta perché non è che come vi posso dire, il trovare un nuovo punto di incontro vi faccia star tranquilli. E secondo me alla fine del periodo ci sarà come una rottura di certi schemi, di certi comportamenti e come detto prima, per qualcuno di certe relazioni. Andiamo a vedere mese per mese quando succede che cosa. Vediamo che cosa riesco a dirvi. Dieci di coppe. 10 di coppe, re di denari. I re li avete tutti e 4, bastoni, spade, coppe e denari. Poi abbiamo un fante di spade, un 4 di spade, imperatore e fante di bastoni. Allora, qui è abbastanza semplice, c'è una carta mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Allora, c'è questo inizio da 10 di coppe, quindi bellissimo, parla di felicità, parla di armonia, parla di equilibrio, per qualcuno parla anche di famiglia, se per voi fosse il tema del genitori-figli, come avevo detto all'inizio. C'è come un tentativo, secondo me, verso febbraio di riprendervi in mano il vostro potere, o potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Marzo.
Marzo secondo me potrebbe rappresentare questo gruppo di carte dove c'è come una chiacchiera, una proposta, un qualche tipo di argomento che si affronta. Diciamo che il Fante di Spade è una carta che raccoglie dati, come se avessi bisogno di capire che cosa succede. C'è un periodo di fermo che ricollega questo 7 di pentacoli verso aprile, quindi è come se dovesse un attimo fare il punto della situazione, perché qui c'è un ok, si parte, tutto bello, anche concreto, bellissimo, però poi è come se all'inizio della primavera ci fosse questo momento un po' di dubbio, se vogliamo, di osservazione. Questa carta che è l'imperatore, lo sento collegato a queste regole e questi paletti di cui vi ho parlato prima, e poi abbiamo questo fante di bastoni che è un po' il ok, vado in avanti. Di solito il fante di bastoni è una carta molto positiva perché è una carta che parla di entusiasmo, di voglia di viaggiare. In questo caso però sento che vi dice di essere un po' egoisti, anche perché vediamo qua come finisce la lettura e qui è un po' come il non pensate tanto all'altro, cioè nel senso a che cosa dovrebbe fare, a cosa gli piacerebbe ricevere, cioè non focalizzatevi tanto sull'altro, ma di più su voi stessi. Cosa piacerebbe fare a voi? Cosa vi piacerebbe ricevere? Qual è la proposta che aspettate? Perché ci sono effettivamente queste regole, questo costruire, se vogliamo, qualche cosa, però è anche vero che il fante di bastoni è un fante, quindi è un'energia molto acerba, come se fosse ancora qualche cosa da strutturare, come se apparentemente questa relazione o questa situazione fosse in qualche modo strutturata, quindi nel senso per qualcuno è già un po' che si è in questa situazione, in questa relazione, vedo come questo disequilibrio, il tentativo di metterlo a posto, un momento di attesa, come per dire, vediamo se dopo aver dato questa comunicazione, dopo aver fatto presente che mi mancano queste cose, se effettivamente la persona è ricettiva o no. Sento che dovrete arrivare al punto di dare delle regole per la serie o mi vieni incontro oppure questa cosa non può crescere. E poi qui c'è sì, effettivamente un nuovo tipo di entusiasmo, però vedendo poi le carte che ci sono qua sopra, vi dico, siate un po' più egoisti. Cercate di vedere un po' più per voi stessi. Non è tanto quello che fa felice l'altro, ma è quello che fa felice voi. Non è tanto quello che si aspetta l'altro o l'altra, ma è quello che vi aspettate voi. Il sole qua è proprio la chiarezza mentale. E c'è un qualche tipo di situazione di codipendenza che avete bisogno di elaborare, cioè il non essere sempre dipendente dalle scelte degli altri, dai movimenti degli altri, dal denaro degli altri, dal cibo degli altri. Siccome prima abbiamo parlato di alimentazione, se voi non volete mangiare carne e il compagno o la compagna mangia carne 5-6 volte alla settimana, o fate la carne solo per la persona e voi non mangiate carne, oppure voi preparate per voi e la carne se la cucina l'altra persona, in modo che quello che preparate per voi si possa mangiare in due e poi se c'è proprio il menù particolare l'altra persona provvede a se stessa. Tanto per fare una bistecca non ci vuole molto. Ok, andiamo a vedere qualche credenza limitante. Quindi partiamo con delle difficoltà, una difficoltà che potreste incontrare in questo periodo. Perché mi è difficile sperimentare il nuovo? Sì, avete bisogno di qualche cosa che vi accenda di nuovo la fiamma. Perché mi è difficile fare domande? Per non essere indiscreti, perché avete paura di suscitare qualche tipo di reazione nell'altro. Ok, andiamo a vedere le carte gialle che sono una potenziale credenza limitante. Perché ho paura di essere respinto. Ecco perché avete paura di buttarvi nel nuovo e di fare domande. Ragazzi, fatemelo sapere nei commenti se vi risuona questa parte.
Ok, andiamo a vedere un'azione o un pensiero da contemplare. Quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. E che ci fissiamo troppo su un obiettivo, il nostro ego ci fa identificare con questo obiettivo. Vi ricordo che la torre è la caduta dell'ego, la caduta... Ah, e tra l'altro il Sole è collegato al plesso solare, è il plesso solare dove, tra virgolette, risiede l'ego, dove si crea l'ego quando noi cresciamo, no? La personalità, la maschera, se vogliamo. E qui effettivamente sì che potrebbe esserci una rottura ehm, del nostro ego, cioè pensavo che fosse così, invece non lo è. E tenete presente che l'ego ci fa identificare con il risultato, quindi se ottengo il risultato sono un vincente, se non lo ottengo sono un perdente, però non c'entra niente, nel senso che io sono tante altre cose al di là di quel singolo risultato. Ok, andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Quando mi focalizzo sulla mia luce interiore, vedo il mondo con le lenti dell'amore. Dovete focalizzarvi sulla vostra essenza. Il sole parla proprio di questo, del bambino interiore, di quello che vi fa felice, di quello che vi fa espandere, di quello che vi apre il cuore. Ok, ultimo oracolo, ragazzi. Carta numero 33. Protezione, rituali, lezione, semplicità, e qui parla di aprire dei cerchi, come se fosse l'apertura di un nuovo ciclo. Infatti qui lo vediamo, però per costruire la casa nuova bisogna prima buttare giù quella vecchia o quello che di vecchio non funziona più in quella casa. Ok, carta numero 36. Qui parla di un altro giorno. È interessante perché ci sono i 4 simboli alchemici degli elementi. Parla di una medicina magica, di un cuore sacro, di rimedi nel senso di i rimedi con le erbe, per capirci, e poi vi dice un altro giorno. Come se ci fosse qualche cosa che deve ancora un po' attendere. Prima avete bisogno di chiarire la mente, rompere gli schemi egoici, trovare la chiarezza mentale, secondo me, e poi si può aprire. Ma effettivamente qui parla di un cerchio che si apre, come se fosse appunto un nuovo capitolo, ragazzi. E poi qua mi viene da dire, l'energia dell'amore cura tutto. Cercate la vostra luce interiore. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se poi volete fare questo lavoro per conto vostro, c'è la possibilità di abbonarsi al canale. In quella sezione io tratto temi di metafisica, temi di metamedicina, quindi la psicosomatica delle malattie, parliamo di chakra, parliamo di traumi, parliamo di credenze limitanti divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, perché non mi arrivano mai i soldi, eccetera. Comunque, sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero, sono numerate e siccome è stata studiata tutta questa parte come una formazione, vi invito ad ascoltare le playlist in ordine di successione numerica. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, se volete curiosare vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, ragazzi, non mi resta che augurarvi un felicissimo 2026. Vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!